Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione su Power BI in cui in relazione a questo set di dati riguardanti i dati finanziari in questo modello di Power BI andremo a costruire un grafico del trend per mese, quindi per vedere come sono andate le cose in questa azienda che vende alcuni prodotti in tutto il mondo per mese. Riepilogando nelle lezioni precedenti abbiamo costruito una pagina nella quale ci siamo focalizzati sui segmenti di mercato. Avevamo visto come cliccando su uno dei segmenti si vanno a variare tutti i dati nelle tabelle sottostanti, oppure come cliccando su un tipo di vino possiamo vedere come sono andate le cose nei vari segmenti di mercato. Oppure possiamo andare a vedere come sono andate le cose relativamente agli sconti per quanto riguarda un paese e un tipo di vino. E poi in una seconda pagina di questo report abbiamo posto l'attenzione con alcuni grafici a torta sulle unità vendute per Stato, sul prezzo di vendita per Stato, sugli sconti praticati per Stato e sui profitti realizzati per Stato. Anche qui si può cliccare su un prodotto e vedere come sono andate le cose nei vari stati in relazione alle unità vendute, al prezzo di vendita, agli sconti e ai profitti realizzati. In questa terza pagina avevamo poi visto dei trend per stati in relazione al profitto, alle unità vendute e agli sconti. Anche qui possiamo andare a cliccare su un tipo di vino, tipo Brunello di Montalcino, e vedere come sono andate le cose nei vari stati del mondo in relazione agli sconti, alle unità vendute e ai profitti. Potremmo cambiare l'anno dal 2013 al 2014, come vedi i grafici di trend cambiano. Potremmo cambiare anche e scegliere un determinato segmento di mercato per vedere, per esempio, relativamente al segmento del mercato dei privati via web, come sono andate le cose in relazione ai profitti, alle unità vendute e agli sconti per Stato. In questa lezione andiamo a vedere i trend per mese. Come in quelle precedenti, io per non improvvisare la lezione ho costruito un sistema logico di presentazione di alcuni dati e sono andato, cosa che ora replicheremo, a creare questo grafico del trend per mese e poi sotto ho messo tutte queste tabelline in relazione ai prodotti, allo stato, all'anno, al segmento di mercato che ovviamente interagiscono tutti tra loro. Ovviamente questo grafico è già tutto perfettamente funzionante in relazione alle tabelle sotto. Noi andremo, come abbiamo fatto nelle lezioni precedenti, a replicare il tutto e ad aggiustarlo anche dal punto di vista grafico, ma come vedi qui già tutto è funzionante. Se scelgo il Bonarda dell'Oltrepo a Pavese, qui è cambiato il grafico del trend delle vendite del mese, unità vendute e altri dati che sono inseriti in questo grafico. Posso scegliere di vedere come sono andate le cose in Francia, di vedere come sono andate nel 2013 piuttosto che nel 2014, posso vedere come sono andate nel mercato dei privati via web piuttosto che nei canali partners. Quindi andiamo a replicare, come abbiamo fatto per gli altri lavori che io avevo già abbozzato nelle lezioni precedenti, anche questo modello. Quindi creiamo un'ulteriore pagina, la chiamiamo trends per mese e in primo luogo andiamo a replicare questo grafico del trend. Quindi lo incollo di qua, sempre per vedere rapidamente i valori, per non spostarmi dall'altra parte. E come avevo detto alla fine della lezione precedente, quando ho rapidamente presentato questa, come vedi qui i mesi non sono in ordine, c'è ottobre, dicembre, novembre, settembre, giugno, nel senso che siccome questi numeri con cui sono identificati i mesi non sono in un ordine preciso, Power BI quando pesca i dati li pesca in maniera sfalsata o nella migliore delle ipotesi potrebbe partire dall'ordine alfabetico di come si chiamano i mesi, quindi partire da aprile. Questo perché? Perché
Ci sono 3 numeri all'interno di questo grafico, cioè i mesi di novembre, ottobre, novembre e dicembre, sono 10, 11 e 12, che Power BI, come altri programmi di Office 365, mi va a mettere dopo l'1 e quindi chiaramente il tutto non viene in ordine. Quindi dovremmo fare in modo che il mese di gennaio non sia identificato come 1 ma come 01, quindi da gennaio a settembre, che è 9, dovremo fare 01, 02, 03 fino a 09. Per far questo cosa dobbiamo fare? Quindi per far venire il grafico in maniera ordinata e quindi per far vedere le cose, come sono andate le cose da gennaio a dicembre, con i mesi tutti in fila, dobbiamo andare a scrivere una semplice formula DAX. DAX, come forse avrò già detto, è un acronimo che sta per Data Analysis Expression e quindi è un linguaggio di programmazione che ci consente di creare anche molto semplicemente delle espressioni che vanno ad arricchire le possibilità di visualizzazione e di analisi dei dati sotto una molteplicità di sfaccettature. Quindi andiamo nel nostro set di dati e quindi ora dovremmo andare a creare con questa formula una nuova colonna che si creerà qua a destra, nella quale anziché 5 che rappresenta il mese di maggio ci dovrà essere scritto 05, di modo che poi noi utilizzeremo quella colonna nel grafico per far venire i mesi tutti in fila. Io qui volutamente non ho modificato in quella lezione in cui abbiamo aggiustato tutta la tabella, volutamente non ho modificato la tipologia di dati del campo numero del mese, come vedi è rimasto in testo, per farti vedere l'errore che ora viene fuori per il fatto che questo campo è rimasto in tipologia dati testo. Quindi andiamo a scrivere questa formula. Andiamo in Home, nuova colonna. Di default Power BI la chiama colonna, noi la chiameremo numero mese new. Andiamo a scrivere questa semplice formula che poi replicheremo per tutti i mesi dell'anno. Quindi la formula è con la condizione if, con l'espressione if, quindi se scrivo anche semplicemente un qualcosa che è contenuto all'interno del campo, quindi cliccando qui cosa vado a dire a Power BI? Se nella tabella esempio dati finanziari, che è questa qui, vedi, si chiama esempio dati finanziari, nel campo numero mesi uguale a 1, cioè trovi scritto 1, allora, virgola, doppio apice, scrivimi 0, 1, anziché 1. Chiudiamo per il momento la parentesi, supponiamo che la formula sia soltanto questa. Andiamo a vedere cosa succede ora qui nella nuova colonna che abbiamo creato, che ovviamente verrà subito rinominata new, numero mese new. Clicchiamo in un qualsiasi punto della tabella con un clic e come vedi c'è errore, 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 c'è errore in tutte e 700 le righe. Perché? Perché avendo qui messo uguale, uguale è un'espressione matematica, come se io avessi messo il segno di minore di, maggiore di, uguale o minore di, maggiore o uguale di. Questo comporta che dopo il segno matematico ci sia un numero. E perché non trova un numero e quindi mi dà errore? Perché nel campo numero mese ancora io non ho cambiato la tipologia di dati. Quindi se io vado qui in strumenti colonna, vedo che il tipo di dati di questa colonna è testo e quindi lo devo cambiare in numerico, numero intero. Sì. E a questo punto se vado a cercare la formula, eccolo, ovviamente tutte le formule le trovo qui nella tabella, si aggiungono via via che vengono create, numero mese new. Adesso l'errore non c'è più e se io trovo una riga con gennaio, ecco che ha messo 0,1 al posto di 1. Quindi abbiamo concluso per quanto riguarda gennaio, adesso con un clic mi posiziono nella barra della formula e come vedi si sono evidenziate le parentesi tonde.
che sono le parentesi di apertura e di chiusura della condizione if di partenza, nel senso che poi tutte le altre condizioni if che poi andremo ad inserire adesso andranno inserite a partire da qui, cioè sempre dentro questa funzione generale. Quindi vado a copiare tutta la funzione if, CTRL C copia, qui metto una virgola, creo uno spazio e vado a scrivere adesso che se trova scritto 2, cioè il mese di febbraio, mi deve scrivere 02. Quindi vado a cliccare nel bianco e adesso, come vedi, è venuto 02, ovviamente in corrispondenza di tutte le righe di febbraio. Andiamo avanti, CTRL C, se trova scritto 3 deve scrivere 03, ogni volta facciamo la verifica perché poi qui commettere un errore è anche facile. Clicchiamo nel bianco, 03 in corrispondenza di marzo è venuto, mettiamo una virgola, andiamo avanti, se trova scritto 4 deve scrivere 04, ovviamente anche senza andare a cercare ora lo 04 perché se ci fosse un errore scriverebbe errore in tutte e 700 le righe, quindi andiamo avanti, virgola, se trova 5 cioè maggio scrivi 05, ok, se trova 6 cioè giugno scrivi 06, clicchiamo, ok, se trova 7 cioè luglio scrivi 07, ok, se trova 8 cioè agosto scrivi 08, ok, virgola, se trova 9 cioè settembre scrivi 09, ok, e ovviamente dovremo andare a mettere anche i mesi dove già c'è scritto 10, 11 e 12, ma quel 10, 11 e 12, ottobre, novembre e dicembre ci dovrà venire scritto in questa nuova colonna perché poi sarà quella da cui attingeremo per fare i grafici. Quindi qui diremo che se trovi 10 scrivi 10, se trovi 11 scrivi 11, cioè novembre, e se trovi scritto 12 scrivi 12, cioè dicembre. Clicchiamo e adesso, come vedi, ogni riga ha il mese scritto con la formula che abbiamo appena creato. Quindi salviamo il lavoro che abbiamo fatto, torniamo di qua nel nostro grafico, andiamo qui e qui in numero del mese, quello che io avevo messo come numero del mese che era venuto così sfalsato, lo andiamo a togliere e lo sostituiamo con la formula. Come vedi adesso i mesi sono tutti in fila: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Quindi andiamo a sistemare questo grafico, anzi rifacciamolo da zero come abbiamo fatto nelle lezioni precedenti per vedere come ho fatto. Quindi clicco nel bianco per deselezionarlo, prendo un grafico a trend, quindi qui io ho semplicemente riportato, in questo caso new mese, numero mese new, nome del mese e unità vendute. Quindi in questo grafico vado a mettere numero del mese new, nome del mese, quindi nome del mese, e nell'asse delle Y le unità vendute. Nell'asse delle Y le unità vendute. Ecco che lo abbiamo ricostruito da zero. Sistemiamolo un attimo graficamente. Quindi andiamo per quanto riguarda l'asse delle X, quindi andiamo qui per modificare l'aspetto grafico, l'asse delle X. Innanzitutto diciamo che
vogliamo vedere le etichette dati, poi andiamo nell'asse delle X, nel titolo, e vogliamo che ci sia scritto solo nome, anzi semplicemente mese. E lo vogliamo scritto un po' più in grande e lo vogliamo di questo colore e grassetto. Poi andiamo nell'asse delle Y, andiamo nel titolo e qui vogliamo vedere solo unità vendute. Unità vendute, vogliamo che anche questo sia di carattere 14, di grassetto e di colore, diciamo lo stesso colore, quest'azzurro del trend. Poi andiamo in generale, titolo del grafico, quindi unità vendute per mese, quindi scriviamo semplicemente questo anziché i nomi dei campi che ha riportato. Unità vendute per mese. E diciamo che lo vogliamo vedere scritto un po' più grande, in grassetto, di questo colore, e poi andiamo a dare una sfumatura al grafico, qualche altro piccolo effetto, effetti, gli diamo un bordo smussato, no, questo è lo sfondo, allora chiudiamo lo sfondo, bordo, lo vogliamo vedere smussato, lo vogliamo di questo colore e con un'ombreggiatura, quindi mettiamo il flag sull'ombreggiatura, un'ombreggiatura di questo colore, ok. Allora, il grafico lo abbiamo sistemato, quindi adesso dobbiamo andare a replicare queste tabelle: prodotto, stato, anno, segmento di mercato. Questo è molto semplice, quindi prendiamo un oggetto visivo tabella, quindi abbiamo detto prodotto e stato innanzitutto, quindi qui mettiamo il prodotto, andiamo subito ad ingrandire, allora intestazione colonna la facciamo così, poi andiamo di qua, effetti, anche qui per quanto riguarda il bordo ci vogliamo un bordo stondato di questo colore qui e un'ombreggiatura di questo colore qui, ok. Andiamo a chiudere, qui andiamo a rinominare semplicemente prodotto e qui cerchiamo di rendere più visibile quello che c'è scritto, quindi colonna specifica, allora vediamo i valori, allarghiamo un po', mettiamo in grassetto. Poi ovviamente si può anche andare a cambiare il colore. Poi prendiamo lo stato e, come abbiamo fatto precedentemente, io qui posso copiare tutto il format se mi va bene, quindi tutti gli elementi grafici se mi stanno bene, clicco sul bordo, CTRL C, CTRL V, copio e qui vado a inserire lo stato. E qui andrò a rinominare 01 stato semplicemente in stato.
poi abbiamo l'anno e il segmento di mercato. Anche qui faccio un copia e incolla, tolgo lo stato, metto l'anno, rinomino solo con anno e poi mi manca solo il segmento di mercato. Segmento di mercato, e lo vado anche in questo caso a rinominare. Qui allargo di modo da vedere in linea tutto quello che c'è scritto nei segmenti di mercato e qui magari vado a selezionare il tutto e a centrarlo un po' sotto il grafico. Tiro un pochino giù anche il grafico del trend e vado, qui non ci avevo scritto niente, quindi vado a prendere una casella di testo, e ci scrivo trend per mese. Anche qui posso mettere grassetto, posso modificare, posso fare tutto quello che voglio. Allora, trend per mese. Spostiamo un attimo questo grafico, eccolo, trend per mese, me lo sposto qui e riposiziono il grafico in linea con gli altri oggetti. Quindi anche in questo caso abbiamo raggiunto un bel risultato, nel senso che, qui cancello perché c'era stata questa sovrapposizione, abbiamo raggiunto un bel risultato perché abbiamo ottenuto con quella formula tutti i mesi in fila e adesso qui possiamo andare a vedere il trend delle unità vendute per mese, per esempio riguardo soltanto al Barolo, riguardo soltanto al Brunello, riguardo soltanto al Chianti, riguardo soltanto al Canada o alla Germania o al 2013 piuttosto che al 2014, oppure per segmenti di mercato, quanto abbiamo venduto via web, quanto abbiamo venduto al mercato medio. Come vedi, anche in questo caso le potenzialità di questo strumento sono veramente straordinarie. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!